La sostenibilità non è legata semplicemente al fatto non consumo più energia o ne consumo di meno, ma anche a recuperare l'energia del passato, come facevano i nostri antichi, i nostri avi. Cioè prendevano le vecchie pietre e le riutilizzavano nel nuovo edificio, prendevano i vecchi coppi e li riutilizzavano nel nuovo edificio. Chiaro che un materiale come quello di Zintec, che potrebbe essere assolutamente riutilizzabile e riposizionato anche in altre condizioni, rientra perfettamente nella sostenibilità. Connessioni anche proprio semplicemente reali, no? Cioè di poter avere a che fare con delle aziende che sono sul territorio ti permette inevitabilmente di avere un rapporto con quell'azienda estremamente più facile, no? Rispetto al... Ed è per questo che alla fine, no, trovarsi dei punti di appoggio nelle varie aree territoriali diventa fondante e fondamentale, credo, anche per l'azienda stessa, perché avere un supporto costante, continuo e di confronto con i tecnici ti permettono di arrivare a un rapporto di fatto migliore. Pensiamo a Venezia, che è stata costruita con la pietra d'Istria e con la trachite, altro grigio straordinario, e questa trachite è di Monselice, del monte della Selce, e quindi di fatto dove c'erano le grandi cave di trachite, dall'altra parte hai la pietra d'Istria, che è un altro grigio un pochino più tenue che arriva dall'Istria, quindi di fatto Venezia è costituita da materiali che sono materiali che nascono attorno al proprio bacino. E perché no, Zintec sicuramente nasce qui, e quindi da questo punto di vista è stato sicuramente un ulteriore vantaggio. È incredibile come nel posto più incredibile, cioè più centrale di tutta questa città, non si sapesse che ci fosse questo giardino di 3.500 metri quadri, voluto da Napoleone e poi portato avanti dagli austriaci come proprio un fiore all'occhiello. È sempre stato quasi merce di scambio questo giardino, perché anche nei momenti disastrosi dei rapporti fra austriaci e veneziani, a un certo punto gli austriaci decidono di devolvere, di regalare la caffè house ai veneziani, in modo tale che i veneziani potessero goderne gratuitamente ogni giorno, ogni pomeriggio, per potersi andare a bere un caffè. Quindi diciamo che i giardini, si chiamano appunto non a caso giardini reali, sono un elemento importantissimo nella memoria di questa città da almeno 200 anni, e forse io lo considero anche un punto di ripartenza di un nuovo rinascimento veneziano.